Amici del benessere, buongiorno! Sono Alberto Zippo, il vostro cultore del benessere preferito. Si torna ad affrontare la rubrica C'è posta per te, o per meglio dire domande e risposte, dato che mi è stata posta una domanda che avrai già intuito se hai visto il titolo del contenuto, se preferisco l'igienismo alla naturopatia o se seguo uno stile di vita da igienista o da naturopata. In teoria una mezza risposta l'avevo già data nel video che avevo fatto tempo fa, sempre in macchina perché oramai la prassi è questa, su dieta paleo e dieta vegan, anche se in realtà sarebbe stato corretto chiamare quel video regime alimentare paleo o regime alimentare vegan. Se hai perso quel video ti consiglio di guardarlo, per trovarlo facilmente te lo lascio qui sopra come sempre, così che puoi andarlo a riprendere tranquillamente. Allora, rispondo appunto alla domanda che mi è stata fatta. Anzi, premessa, se sbaglierò qualcosa chiedo già umilmente scusa, va benissimo ricevere dei commenti costruttivi sotto appunto nella sezione commenti qui di YouTube, e anzi tranquillamente annuncio già che in un futuro cercherò di intervistare sia degli igienisti e sia dei naturopati, quindi mi farò redarguire da loro se avrò detto delle castronerie in questo video. Allora, cerchiamo di fare le differenze come posso farle io da appassionato di benessere, cercando di analizzare se dico cose corrette oppure no. Allora, partiamo con l'igienismo. Cos'è l'igienismo? L'igienismo è uno stile di vita che si basa sul ripristino delle leggi naturali dell'essere umano, mentre alla base della naturopatia c'è un'introduzione, una visione olistica dell'uomo, quindi l'aggiunta dei fattori relazioni, spirito, mente, diciamo, vengono introdotti questi fattori al contrario dell'igienismo. Nell'igienismo non vengono utilizzati farmaci, quindi differenza rispetto alla naturopatia, a parte in casi estremi, quindi se ci fosse una puntura di un calabrone il cortisone verrebbe usato tranquillamente anche nell'igienismo, però tendenzialmente per le classiche malattie si cerca di far prevalere il concetto che vada eliminata la causa che genera la malattia per far poi scomparire i sintomi, mentre nella naturopatia si accetta la medicina allopatica, quindi quella tradizionale, risultando un po' più tolleranti, quindi nei casi estremi si utilizza anche lì. La differenza è che nella naturopatia vengono utilizzati rimedi naturali, quindi piante officinali. Se dovessi curarmi nell'igienismo non utilizzerei nemmeno quelli, mentre nella naturopatia vengono introdotti questi prodotti che sono naturali ma sono sempre dei rimedi a una malattia, e appunto l'igienismo rifiuta anche questi metodi. Diciamo che la naturopatia, se dobbiamo differenziarla dall'igienismo, la si può reputare meno integralista, meno fundamentalista. Poi, per quanto riguarda l'alimentazione invece, che è la parte che apprezzo un po' di più, sapete che amo questo argomento, un igienista tradizionale cerca di alimentarsi con cibi il più possibile adatti al genere umano, quindi tendenzialmente si predilige un'alimentazione vegana, diciamo gli ortodossi igienisti prediligono un'alimentazione vegana, anche se ci sono igienisti anche famosi attraverso i social che non apprezzano quel tipo di alimentazione ma escludono legumi e cereali, quindi non è un'alimentazione prettamente ortodossa, igienista ortodossa. Ogni tanto nell'igienismo vengono introdotti dei digiuni, quindi dei digiuni che possono essere curativi per l'organismo. La naturopatia invece è molto meno radicale anche sotto il punto di vista alimentare, esclude tranquillamente i cibi processati, raffinati, molto spesso di origine animale, e cerca di prediligere un'alimentazione biologica e il più possibile stagionale. Quindi se devo dare una risposta, come era successo nel video regime alimentare paleo o vegan, cosa penso di questi due stili di vita? Penso che io non mi identifico in nulla, in nessuno dei due. Ho un mio regime alimentare, oramai lo sai, ho un mio stile di vita che seguo da 8 anni, che il mio corpo dice che al momento è corretto seguire, e
Però devo affermare assolutamente che questi due stili di vita, correnti di pensiero, filosofie, chiamiamole come vogliamo, quindi sia igienismo che naturopatia, per me sono due ottimi modi per prendersi cura di sé. Quello che apprezzo di entrambi è la consapevolezza che la salute vada curata con attenzione, e in entrambi i casi si riesce a fare questo. Quando si utilizzano molti farmaci, quando non ci si prende cura di sé attraverso l'alimentazione e non solo, è difficile poter andare avanti a lungo termine senza riscontrare delle problematiche. L'igienismo e la naturopatia sono due ottimi stili di vita secondo il mio punto di vista, anche se io non mi posso identificare in questi. Tutto qui. Quindi spero di essere stato esaustivo anche oggi. Se non ti sei iscritto al canale, iscriviti cliccando anche la campanella, così da ricevere la notifica alla pubblicazione di un nuovo video. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e, come sempre, ti ringrazio